Ciao Monica, abbiamo iniziato. Ciao. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nel giro di brevissimo tempo mi ha già proposto due immagini. Una è lei che sta grattugiando del formaggio, ma utilizza la parte sbagliata della grattugia, il retro. E l'altra invece mi mostra lei che è davanti a una vetrina di un negozio, c'è un manichino femminile, solo che questo manichino non ha il volto, i lineamenti del volto disegnati. E sento, percepisco in Terry un senso di smarrimento, di confusione. È un manichino maschio o femmina? Femmina? Ti dà l'autorizzazione? Sì, sì, sì. Vuole finalmente vederci chiaro. Mm. Siamo qui, chiedilo a questa PS, penso, no? Di Terry. Per chi? Siamo qui per Terry o per altri oggi? Esatto. Siamo qui per Terry. E infatti la PS si chiama Veritas. E la PE? Fiume. Ok. Quindi siamo qui per Terry, lo sottolineo di nuovo essenzialmente. Quindi tutto quello che vedremo di altre persone è in funzione di Terry. Se queste altre persone, anche legate da un rapporto di sangue, sono tanto care a Terry, Terry può introdurle a questo processo, questo percorso e se loro vorranno faranno questo processo e percorso, se no, no. Vibrazione di Terry. 1,7. Consapevolezza, 128. anima, mm, 37. vite, 2078. cervello, 8,9. suscettibilità ipnotica, 26. 3D, 78. e vivacità animica. 92. 92. Mm. Allora, considerando che chi viene a fare una sessione è già assolutamente straordinario, fuori dalla media, sopra la media è meno dell'1% della popolazione, e tuttavia Terry, io sono nudo e crudo, te lo devo dire, i valori sono bassi, tutti. Anche la vivacità animica, che in teoria dovrebbe essere per tutti 100. Tutti dovete voler sapere a tutti i costi come stanno le cose. Magari vi sembra, che sia così, ma 92, è poco. Normalmente la media è 97, 98 delle persone. Quindi, dove hai perso tempo, dove hai disperso energia? Questa potrebbe essere un'interessante domanda. Vediamo subito le entità eteriche, che sono Del secondo. scusami, sono le tue creazioni che tu crei per capire delle cose di me, secondo universo. C'è questo Frankenstein, che è proprio costituito da vari pezzi ed è come se questi pezzi non fossero connessi, comunicanti fra di loro. Quindi la sensazione che trasmette a Terry è proprio questa, di disconnessione delle varie parti. Poi c'è un leone che è come se le creasse un divieto di accesso alla sua vera e autentica forza personale. Poi c'è tipo una volpe
che è come se in continuazione la tenesse d'occhio, la controlla, stando nascosta, e appositamente, in maniera molto astuta, le propone delle strade, dei progetti, eccetera, che poi, insomma, si rivelano fallimentari. Dei trabocchetti proprio li propone. Poi c'è, dunque, mm, qua c'è un uomo del tempo che vedo che gioca un po' a spostare le lancette, in modo che lei non sia sincronizzata con il tempo reale e tenda proprio a perdere del tempo, credendo che non lo sta perdendo. Gli fa questo inganno sul tempo, questo uomo del tempo. E poi io la vedo come distesa terra, come se fosse su una strada asfaltata lei, è distesa a terra come se fosse in croce, quindi con le braccia aperte, ed è sormontata da un ragno. Quindi c'è il ragno, Sì, sì, sì. E, e tre di L. quindi tre entità mentali, vediamole. La prima si chiama metto la cera, tolgo la cera. Quindi lei fa queste azioni non ben coordinate l'una con l'altra, delle azioni che poi risultano annullarsi l'una con l'altra. Quindi risulta fondamentalmente uno spreco di tempo e di energia, no? Dissipa completamente quelle che invece potrebbero essere delle occasioni, lei, per avere dei risultati veri, concreti. Lei fa l'esatto opposto. Mm? Quindi questa sicuramente è una sua forma di autosabotaggio. Direi che è un livello 8. 8, hai detto? Mhm. Mhm. Poi c'è puntini puntini terapia, cioè i puntini puntini possono essere diversi: cranioterapia, arte terapia, floriterapia, ok, vari tipi di terapia. Quindi queste entità mentali le fa seguire questi svariati tipi di terapia, gliele fa studiare, le fa anche spendere dei soldi, però poi è come se di fatto le desse poi una sensazione di inconcludenza, di insoddisfazione, e non riesce a arrivare veramente al cuore, alla radice dei suoi problemi. E direi appunto livello 7. E poi c'è cicatrici. Eh, mm, Come se io la vedessi proprio segnata, cioè se i dolori in lei lasciassero proprio delle cicatrici profonde, delle cicatrici in qualche modo indelebili, laddove lei prova a lavorarci su, ok? E quindi cosa succede? Che lei rimargina le ferite, che possono essere legate a dei dispiaceri che ha avuto, a dei sensi di colpa che le hanno messo addosso, eccetera. Però, anche se rimargina la ferita, rimane la cicatrice. Quindi è come dirti che rimane comunque una sorta di sottrazione di energia ehm, per quello che c'è stato, come se non venisse veramente concepita la possibilità di trasformare profondamente, di andare oltre. Mm. Direi un livello tra il 6 e il 7. Anche le entità mentali sono di livelli altissimi, forse mai avute 877. In questi casi sono come al contrario le votazioni, no? 877 sono già dei bei voti, no? La votazione dell'atletica, la paletta tirata su. Però, e qui punto alto, non va bene. Domanda che non faccio mai. I tre sfigati EDL collegati a queste tre entità mentali, come li vedi? Uno per entità mentale?
Ehm, ma allora, dunque, uno mi fa vedere che è come se avesse, aspetta, come te lo spiega? Aspetta, questa stecca da cui partono tre fili, come le stecche che servono per manovrare, i burattini, no? No, le marionette, scusami. Sì. E quindi regola addirittura tutte e tre, uno. Mm? E poi, invece ci sono due che si occupano delle prime due citate. Come si chiamano questi tre? Flick Flack Fluck. Beh, ribattezziamoli. Possiamo, no? Lo possiamo solo fare se Terry ci dà l'autorizzazione. Sì. Bene, tu sei la Battista numero uno, io sono il Battista numero due. Io voglio chiamarli Sfigato 1, Sfigato 2, Sfigato 3. È quello che sono. Dove si produce il loro nome? Sulla loro fronte, sul loro petto. Tipo sono seduti su una poltrona e quindi è come se il tessuto diventasse stampato con questo nome. Ah, una poltrona tipo una sedia da regista. Sì, Dietro invece di esserci scritto eh, il nome del regista, Guadagnino, c'è scritto Sfigato 1, Sfigato sì, 2. sì. Impianti di Terry. Ehm, c'è un groviglio, tipo come se fosse un rovo molto fitto come impianto mentale. Che crea proprio un groviglio, no? Di pensieri, di concetti, di prospettive. Poi io vedo che intorno al cuore c'è una cinta di mura, di mattoni. Ehm, è un modo che lei ha per proteggersi, anche dal dolore. E poi c'è questi cerotti disposti come una specie di croce sulla coscia destra, sulla tibia destra e sul dorso del piede destro. Come, non so come spiegarti, come annullarla, come una X, diciamo, no? Come poter annullare tutta la parte destra, che è la parte proprio, diciamo così, delle azioni, no? Sul piano materiale, affinché siano efficaci. E la annulla questa X. Sì, Ma scusa, ma esatto. X Factor, per esempio, è il fattore X. Sì, poi infatti stavo anche dicendo che la X è il simbolo del ragno. Mm? Se lo vogliamo vedere da un certo punto di vista stilizzato, il ragno ha proprio la forma di una X e infatti il ragno è quello che la sormonta, no? Tra le sue entità eteriche. Peraltro questo X Factor non è tanto il fattore X quanto fosse l'annullamento della persona. Loro entrano, escono plagiati, Sì, modificati, accompagnati. Non ricordo manco più visto un lavoro su Mengoni, tutta un'analisi fatta molto bene su Mengoni che iniziava, no, con X Factor, il suo percorso che poi vinse, no? E poi le varie tecniche di manipolazione mentale, soprattutto nei fuori onda o nei momenti fuori dalla trasmissione vera e propria, specialmente ad opera come si chiama quello? L'ex marito dell'Argento, Morgan. Morgan, che ne distruggeva l'autostima e la personalità stessa. Sì, sì, è necessario fare tabula rasa per poter ricostruire, diciamo così, un personaggio. Questo è proprio l'irretimento. L'entrare all'interno di una specifica rete implica proprio questi passaggi che tu hai detto. Che fine ha fatto Ra- Mengoni, energeticamente Mengoni, parlando? eh, eh, energeticamente parlando, lo vedo molto vicino a dei diavoli. Droghe?
come se fosse però delle droghe raffinate, cioè nel senso un po' particolari, tipo mi parla di mescalina. Per fare viaggi? E anche per partecipare a determinate feste, eh, assume delle droghe, sì, non comuni, diciamo, ecco. Il tempo è finito, cosa risponde? Infatti lui canta la canzone con cui ha vinto Sanremo e dice: Se questa è l'ultima, la luna poi esploderà. Mengoni è già destinato al basso astrale? Non necessariamente mi viene come risposta. Se continua così, sì, Sì, con sì. una permanenza nel basso astrale di quanti anni? E al momento presente 400, Cattolica. però eh, in realtà questi sono tempi straordinari, quelli che noi stiamo vivendo, e davvero si possono cambiare le cose. Però, insomma, occorre che lui faccia una trasformazione molto profonda della sua vita. Al momento non è portato, non è orientato verso questa scelta. No. Altri impianti di Terry? Uh, no, Non ci sono. no. Nome del progetto di Terry. Mi viene secula, secula seculorum, come se volesse fissare questo progetto per l'eternità, che le cose per Terry vadano in questa maniera. Quindi diversi buchi nell'acqua, delusioni, abbagli, cose del genere, no? Ehm, e che si perpetrino nel corso del tempo, sempre così. Anch'io lo dico per Petrino. Bene, cause esoteriche, denti, decalcificazione. Sì, proprio il passaggio, no? Che lei è bambina, diciamo così, i denti da latte, ai denti da adulto. Questo lei ha avuto poi la fragilità, no? Dei denti, delle gengive, anche così, no? Perché lei da un certo punto in poi è come se sia stata completamente abbandonata a se stessa. Non solo abbandonata a se stessa, ma portatrice di una croce pesante, proprio in relazione a quell'incidente domestico che il fratello ha avuto, per cui si è ustionato, no? Quindi di nuovo torna alla questione delle cicatrici e lei è stata considerata in qualche modo La causa responsabile. responsabile, sì. Sì. E da lì proprio è come se ehm, a Terry è un po' crollato il mondo addosso, non ha più avuto dei punti di riferimento, perché poi tutti erano concentrati sulla salute, sul benessere fisico e mentale del fratello. Per cui la vedo proprio come se questi denti che rappresentano i familiari, i sostegni di cui lei aveva bisogno, non ci sono, cadono. Sono estremamente fragili, si sgretolano come niente. Intestino, Allora, per quanto riguarda l'intestino e l'ano, io li vedo collegati fra di loro e vedo l'intervento proprio del ragno, come se introducesse le proprie zampe all'interno, creando come si posso dirti, degli attriti, un aumento proprio del fuoco inserendo le due zampe come a strofinarle fra di loro, e accendere il fuoco,
creando quindi delle infiammazioni a livello intestinale e a livello anale. Questo ha un valore, diciamo così, viscerale, profondo, per possedere Harry, perché ti possiedo da dietro, ok? Mm, fino all'intestino, che poi è probabilmente sì, il secondo cervello o addirittura il primo di cervello. Quindi è una profonda forma di controllo. Sovrappeso. Ecco, sovrappeso qua non so se anche la mamma ne soffrisse, perché è come se mi desse come una, un peso familiare, nel vero senso della parola, che lei si deve accollare. Ehm, proprio fin dall'inizio, come se lei abbia dovuto, diciamo così, assumersi delle responsabilità molto pesanti, molto forti, e l'ha fatto. L'ha fatto diventando anche strutturalmente più grossa, mm? Anche per poter portarsi tutti quanti i carichi. Va bene. Cinema. Marito. È rimasto un po' impressionato da tipo Frankenstein, vedo. Ehm, Ci sono alcune cose che fa fatica a intendere, diciamo, però tutto sommato ha anche una discreta buona volontà, dai. Figlia. Sicuramente mi viene come docile, come forse la più semplice da gestire in un certo senso. Figlio. Come se fosse quasi bipolare, come se convivessero in lui proprio ehm, due aspetti estremamente contrastanti. Quindi a volte si vede una faccia di lui e altre volte un'altra faccia, quindi come la testa quasi che ruota, a 360 gradi. Adesso entra con tutto sommato la faccia un po' più conciliante. Padre. Ah, mi viene molto attaccata alla terra, lui dice, molto attaccata alla terra, quindi un po' anche proprio un uomo d'altri tempi, ma ancora di più che d'altri tempi, proprio per questo suo forte attaccamento alla terra. Però c'è, sì. Se c'è il fratellastro di Terry, cioè il figlio che il padre ha avuto con un'altra donna, se c'è. Io non lo riesco a vedere. Ok. Ovviamente, Monica è una medium, Monica dice sempre io mi posso sbagliare, noi ti diciamo questo, quello che serve deve servire a te, non che poi tu vai da fratelli e sorelle, ma l'ha detto lei, quindi è così. No, questo è un tuo percorso, è una informazione che serve a te per il tuo percorso, non è ovviamente una prova di nessun tipo. Sebbene Monica sia Monica, non deve diventare lo stesso anche quello che ha combinato tuo figlio, che fra poco vedremo. Se lei dice di sì e se lei dice di no, è una cosa che resta a te, non che poi tu vai a verificare con tuo figlio. Ok, sorelle e fratelli, te l'ho chiesto. Sorelle e fratello, giusto? Sì. Il fratello sì, perché si è sentito anche un po' chiamato in causa. Ehm,
Sorella una, ne vedo una, poi magari sono anche le altre, ma non le riesco a vedere chiaramente. È come se gli avesse portato un mazzo di fiori, è venuta in maniera gentile con un mazzo di fiori per Terry, ma ha portato qualcosa anche a te, un qualcosa di fatto in cucina. A me? Sì, 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 Così. così carina, sai, quando vieni invitata da qualche parte che magari porti un presente. Bene. Ehm, le accuse ricevute dal figlio, Monica, sono vere? Allora, per quello che vedo io in eterico, lui ha mostrato i genitali alla coetanea ragazzina, diciamo erano due ragazzini, e ha invitato lei a toccarglieli, sì, però io non vedo la violenza sessuale, cioè, capito, il rapporto. Lei l'ha toccati? Lei ha Sì, accettato? lei ha Quindi non è stata accettato, obbligata. sì. Ovviamente, Sì, come un quindicenne, un sedicenne, no, non voglio, dai, così, no? sì, allora teniamo presente che lei è in una situazione svantaggiata perché è affetta da questo ritardo. Mhm, Mm. Quindi non era proprio una situazione di parità, mhm, ok? Ehm, quindi, eh, ehm, eh, allora, se ti devo dire da un punto di vista morale, è chiaro che è una violenza, perché lui si è rapportato con non una sua pari. Mm? mhm. Però da un punto di vista fisico, io per quello che vedo, non vedo non vedo penetrazione. Vedo che lui gli ha detto toccami, eccetera, fammi toccare te, eccetera. Mm? Però non vedo la violenza. Bene. Mm. Causa esoterica del sospetto che il padre abbia un altro figlio. Allora, quello che mi arriva è che come se fosse proprio un uomo un po' criptico, non facile da decifrare lui. E per cui nel momento in cui la sorella ha intercettato questa lettera, ehm, ha ritenuto questo contenuto vero in tutto e per tutto, anche per il fatto che per loro è sempre stato un po' difficile leggere profondamente, no? L'animo del padre. Eh, Però a me viene il no. Se tu mi chiedi se questo figlio, questo ragazzo che esiste, questo uomo che esiste, è figlio di lui, a me viene no. Non riesco, cioè, provo a vedere da un altro punto di vista, però mi è venuto no fin dall'inizio e continua a venirmi il no. Va bene. Poi c'è la possibilità che questa donna sia convinta di questo, ma non credo che lei abbia le prove, intendo dire proprio come DNA per dimostrarlo, perché a me viene il no. Poi la storia tra di loro c'è anche stata, se è questo il punto, perché bisogna magari distinguere le due cose. Qualcuno nel cinema vuole dire qualcosa? Lo dica adesso o taccia per sempre? Cioè il padre è proprio uno che no, neanche sotto tortura direbbe questo. No, ma in generale, non su questa vicenda. Ah, ok. Mm, ma allora c'è un'altra persona che non è dei familiari, ma che è della Sardegna. E solo che adesso se dico il nome no, perché non ricordo con che nome lei aveva Ma utilizzato. quella della grafologia? L'insegnante di grafologia? No, 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 è una persona che ci segue, Ah, che ok? lei conosce? No, lei non la conosce. Ah, E la cosa che le dice è proprio ehm, smaschera queste bugie.
perché è come se la invitasse a vedere che lei si sta fossilizzando su delle cose che in realtà sono solo parzialmente significative per lei. Causa È esoterica, incastrata, lei è proprio incastrata in una serie di questioni che non la fanno evolvere. che sono senza senso. Sì. Infatti adesso ne facciamo, praticamente le analizziamo tutte. Corso di grafologia che si rifà agli studi di Grabovoi. Ma allora, dunque, lei ha detto la cosa giusta, che lei ha la possibilità di prendere ciò che le serve. E questo è corretto, però deve capire bene quali sono le cose davvero utili per lei. Questo corso? Eh, eh, mm, la grafologia, allora io lei la vedo, beh, quel che mi viene, come se lei potesse coniugare la grafologia all'astrologia. Quindi non credo che questo corso abbia anche l'elemento di astrologia, ok? Però questo è tipo un lavoro che può creare lei, perché è molto importante che Terry inizi a creare lei personalmente delle cose. Così evita anche tutto quello slalom che deve fare ogni volta che partecipa ad un corso, attingere una cosa, poi l'altra sì, l'altra no, eh, cose molto confuse. Vedo che può realizzare una tecnica in cui integrare questi due aspetti. Ehm, la, il, il corso, diciamo, di Bars, l'imposizione delle mani sulla testa. Onestamente mi viene la parola inefficace, cioè che non può fare quello che promette, cioè di raggiungere l'inconscio, di andarlo poi comunque a liberare. Io non vedo che possa avere questo fine. Cioè mi viene proprio la parola un po' business. Perché guarda, ti dico che, allora, non diciamo i nomi, no? Ma se non ho capito male, iniziano tutte e due con la D, questi due esponenti, giusto? Questi due Sì, creatori del sì. corso. E mi è venuto proprio la parola dollar and dollar. Come se proprio avessero realizzato un qualcosa che può essere alla portata di moltissimi, no? Perché in fin dei conti si tratta solo di individuare questi 32 punti, eccetera. Quindi è una cosa che potrebbe attirare tante persone. E poi, insomma, da questa ottima prospettiva di poter raggiungere l'inconscio, tutti i blocchi dell'inconscio, scioglierli, quindi ovviamente attrae molto come cosa, no? Però io lo vedo finalizzata ai dollar, al business. Ok, nel 2020 si licenzia per colpa della pandemia, lavorando nell'ambito sanitario, giusto? Ho capito bene? Qual, ma ancora non ha avuto stipendi, tutto bloccato, causa esoterica. Sì, qua ho visto proprio quasi il leone che le metteva la penna in mano per firmare le sue dimissioni e il leone che si siede sopra eh, mm, la sua liquidazione. Quindi proprio per andare a bloccare la sua realizzazione, anche perché ovviamente dopo tanti anni di questo lavoro lei avrebbe cioè un buon TFR, no? Mhm. E che sicuramente potrebbe esserle molto utile questa disponibilità economica. Poi, oltretutto, è come se mh, lei, togliendo questo leone, ci sono delle cose pratiche che deve fare proprio a livello burocratico legislativo. Ok, si deve rivolgere a delle associazioni che un attimino aiutino a smuovere questa situazione, però è come se tutto questo blocco che si è creato servisse a lei anche per capire in che modo lei può tener comunque viva
la formazione che lei ha ricevuto. Perché lei può in maniera differente, allora lei ha fatto scelte diverse adesso, quindi di non somministrare più i farmaci a se stessa, ma solamente rimedi naturali. Tuttavia lei, grazie a questo lavoro che ha fatto per tantissimi anni, ha imparato tantissime cose. Quindi è come se lei in questo momento dovesse fare una specie di incontro profondo con se stessa per capire quali informazioni di tutto questo suo passato professionale possono essere utili e trasformate nell'oggi. Questa roba qui lei non la deve in nessun modo buttare via. Ed È infine, come se lei potesse diventare un'infermiera naturalistica, diciamo. mm, ed infine, Monica, il progetto con la peruviana. Ci sono degli investimenti, ci sono degli obiettivi eh, di alto livello, bisogna aiutare il mondo, la situazione economica del mondo, il popolo esige il riscatto, l'abbondanza, i soldi devono arrivare. La peruviana. Mi dà un po' una idea teatrale di lei. Cioè, è come se lei fosse brava a, proprio La a peruviana. inscenare, sì, 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 a inscenare diversi ruoli. Quindi a volte fa il ruolo anche lei stessa, diciamo così, della, tra virgolette, vittima, ok? Che è caduta lei stessa in un inganno, ok? Altre volte invece fa, come dirti, il ruolo di, boh, Giovanna d'Arco, un po' la salvatrice, quella che è pronta a immolarsi, diciamo, no? Per delle cause di una certa importanza. Però mi viene così, come non autenticità. Prima si parlava di Mandala, sono poi stati chiusi, non si sa perché. Era una truffa quella di Mandala? E beh, poi era partita proprio questo con dei, diciamo così, delle premesse spirituali, ecco, molto anche nobili, importanti, di solidarietà. Ehm, Beh, questo è ovvio, ma sono tutte cose che si raccontano. Sì, ovvio, sì, 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 è tutta una messa in scena, eh. Una messa in scena e vedo che i soldi sono arrivati a, diciamo così, le Vertici. persone che appartengono, sì, 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 agli È una inizi, truffa, diciamo, è una truffa, fin dagli inizi. ma è Non è una che poi le truffa. cose vanno male. Fin dagli inizi, si realizza un progetto esattamente che vada così. Ma questa situazione, questa peruviana e chi c'è sopra di lei e sotto di lei, sono dei truffatori? Allora, se mi chiedi peruviana mi viene la parola imbonitrice. È come se, ti dico, ognuno ha un ruolo Sì, ma lei truffa, lei all'interno di prende queste soldi cose. da tutta questa storia, Beh, lei sì che li prende, per quindi il suo racconta ruolo che è balle. di imbonitrice. Certo, ma racconta balle per avere il risultato. Quindi la situazione economica nel mondo gliene frega niente a nessuno. Aiutiamo il popolo, gliene frega niente a nessuno. I titoli di Stato, quello che è, insomma, antichi, sono inventati. I mandala, inventati. Abbiamo chiuso i mandala, spiegazione per il quale motivo, inventata la spiegazione. Allora, è corretto quello che dici tu, però voglio solo specificare una cosa. È come se quando lei si cala in questo ruolo ci crede veramente. Mm. Cioè, non è che in quel momento, quando lei dice quelle cose, sta mentendo, perché si è talmente tanto calata in quel ruolo che gli sembrano reali. Vabbè. La Però peruviana, lei a monte sa che è una bugia. da quando è iniziata tutta questa storia, la peruviana quanto ha fatto in euro? Mm.
Allora, io ti dico una cifra che mi viene, ma può derivare da altri progetti, perché mi viene 50.000. Mm. Ma progetti di lavoro o progetti di truffa? No, di similari a questo. Tutte truffe. Beh, truffare una persona o più persone è, secondo me, un atto molto grave. Si toglie denaro, tempo e energia a una persona, si ruba. Dove se ne andrà la peruviana quando lascerà il corpo? C'è un bel basso astrale? Lei è molto Aspetta. teatrale e dice che lo sta facendo per suo figlio, Sì, sì, vabbè. Andrà nel basso astrale anche una come una peruviana che fa truffe? per forza, sì. Quanti anni? La peruviana è a quota anni nel basso astrale? Visto che le piacciono i numeri. Mm, 160, 180. Il vertice di queste truffe, quanti anni? E chi è? E non me lo dai a italiano, eh? Bah, Pensa che mi dice che si chiama Mark Damon. certo. Come Steve Logan di 20, no, 23, 19, insomma, quella è la truffa che abbiamo già visto. Poi Damon. Perché ha scelto. Certo. Eh, Quanti anni si farà? 21-39. Finalmente mi è venuto in mente. non lo so perché mi continua a cambiare i numeri. Perché il primo numero che ho visto è 800. Poi lui è come se mi dicesse che riesce ad avere uno sconto. Non so. Comunque a me il primo numero è venuto 800. Scommetto che avrà lo sconto dall'entità che gli ha detto e che lo sta truffando, che gli ha detto che in realtà avrà lo sconto. Oddio, adesso che mi cadono le Sì, cuffie vuol dire che sto proprio così. ridendo. Sì, sì. Tutto qui, tutto qui, c'è nient'altro da dire. Monica, chi è Terry? Secula seculorum amen. Mm. Facciamo un giro di telecamera a 360 gradi intorno a Terry. Vediamole il corpo energetico. Su, giù, come se Terry fosse al centro di una cellula, il nucleo di una cellula, e noi sulla superficie sferica della cellula, che la guardiamo in tutte le direzioni. Ne guardiamo l'essenza. Mm. Allora, dunque, mm, i corpi più vicini al corpo fisico esprimono proprio molto caos. Eh, ci sono dei colori, mm, schizzati, malaccostati, con delle macchie d'olio, quindi alla vista è proprio un qualcosa di fastidioso. Scuri, dal verde scuro, nero, grigio. Mm. Poi mano a mano che ci distacchiamo dal corpo fisico, e andiamo proprio, diciamo, più verso il corpo astrale, allora questi colori si diradano, e diventano più luminosi. E vedo che Veritas, la sua anima, vuole portare proprio l'attenzione lì, dove c'è questo schiarimento. In che zona del corpo? No, del corpo fisico, no, del corpo astrale, direi. Mhm. Ecco, si schiarisce. Ha Perché tutto il corpo invece, astrale. sì, allora, il corpo fisico, il corpo eterico che è subito intorno al corpo fisico, li vedo così, un po' caotici. Mm. Invece il corpo astrale, diciamo così, cioè la parte più confinante, con la sorgente, diciamo così, è luminosa.
E Veritas vorrebbe che ci fosse questo movimento dalla luce della parte finale del corpo astrale che andasse ad inondare tutto il resto del corpo, in particolar modo il corpo eterico e il corpo fisico, che risultano proprio così disarmonici. Proviamo a vedere se questa cosa la otteniamo andando al cluster. Il cluster sembra un mercatino dell'usato, ma con tantissimi oggetti accatastati, di svariate epoche, molto impolverati. C'è proprio tanta, idea di confusione, di disordine, Tiene? anche con, cose nascoste. Ah, ora, non è facile per te rifare ordine. Io vedo che è come se si facesse, aiutare alla nonna. La nonna che andandosene via è più leggera, ha un'altra visione dell'ordine delle cose e la può aiutare, perché sennò è come se Terry da sola non avesse le forze, non sa da dove cominciare. E la nonna dice, piccola, ti aiuto io, come se avesse una camicia bianca e poi un vestito più sul nero. Lo sta facendo? Sì, sì. E Terry sento che dice, ah, finalmente aiuta, che li supporta. Sì, bello, però in teoria dovrebbe farlo solo Terry. Non c'è nessun Diciamo che disincarnato che aiuti. in questo momento lei può così. Vabbè, E va bene così, dai. tolto tutto. La nonna le dice, togli anche la coperta. Ah, allora Terry lo fa, togli anche la coperta. Mm, tolto tutto. Cosa crea qui al suo posto? È un ad eternum fatto con degli oli essenziali, come se avesse preso la pipetta, e avesse disegnato una spirale con tante goccioline d'olio. Sento lavanda e menta piperita, basilico. Avatar. C'è un giudice. Ho visto che è rimasto il martelletto del giudice. E Harry dice: Adesso ci penso io. E vedo che lo mette dentro tipo una busta di plastica, tutto quanto. È molto importante per lei questa cosa di mettere in ordine, mettere via e poi eliminare, perché sono dei passaggi che lei riesce a vedere sotto i suoi occhi e quindi le fanno sembrare proprio compiuta bene l'azione, visto che invece lei spesso compiva queste azioni un po' confuse, dispersive. Mm? Via, buttato. E vedo che come ad eternum utilizza un ventaglio che crea proprio un'aria nuova. È un ventaglio antico, molto bello, molto prezioso, con delle piccole roselline. È nero con delle piccole roselline, molto molto carino, disegnato a mano.
Con questa condizione, l'astrale luminoso di Terry penetra nell'eterico e nel fisico di Terry. Lo sta facendo gradualmente, sì. Con questa azione, le entità eteriche, mentali e gli impianti esistono ancora? No, c'è solo questo leone che è un po' lì, non so come spiegarti, che aleggia, ma non c'è più, eh? È l'unica cosa che Terry deve prestare attenzione a questo. Aleggia cosa significa? C'è o non c'è? Mm, non c'è, però è il primo che potrebbe ritornare. Quindi il leone era legato al TFR, diciamo. Sì, ha tutta la sua parte lavorativa, sì. Quali azioni compiere nella materia affinché questa componente del fisico scompaia, di blocco scompaia? Intanto iniziare dall'ordine proprio degli oggetti della sua camera, proprio le piccolissime cose, eh? Iniziare dall'ordine, ok? Dell'armadi, degli oggetti della sua casa, del balcone, del giardino. Mm? Poi andare proprio a cercare delle associazioni in cui ci siano delle persone che abbiano una situazione simile alla sua e poi si stupirà del fatto che ce ne sono veramente tante. Contattarla e poi, come dirti, ehm, trovare degli spazi per se stessa, se non proprio quotidiani, almeno un paio di volte alla settimana, in cui lei è da sola, magari in una stanza da sola, eh, si prepara l'ambiente per lei confortevole, quindi ordinato, con anche dei profumi che a lei piacciono, con una candela che a lei piace, con un foglio e una penna davanti e butta giù delle idee personali che le vengono dal cuore sulla base anche di tutto il patrimonio di informazioni che lei ha a disposizione, anche dovute proprio al suo lavoro che lei ha fatto. Nell'ambito Cer- sanitario. sì, perché lei lì ha imparato tante cose e le può trasformare, ok? Le può modernizzare, diciamo, attualizzare sulla base delle sue nuove scelte. Quelle e poi anche rispetto alla grafologia secondo Terry. Diciamo che deve veramente tagliare parecchi rami secchi, sfoltire molto, però lo deve fare in un momento che lei sceglie di dedicare solamente a se stessa, tipo per un mese sceglie di non seguire più tutti sti corsi, controcorsi, eccetera, mm? Ma di fare il punto della situazione con se stessa. E poi tutti questi corsi vogliono sciogliere i blocchi, vogliono risolvere il karma. Alla fine sono parole. Alla fine sono parole. Va bene. Nuova vibrazione, 78, nuova consapevolezza. 159, PS, 47, vite, 1990, 90, 1990, 98, 98. Cervello, 9 e mezzo, suscettibilità ipnotica, 50, 3D,
Mm, 95-96. Vivacità anemica. Ah, scusami, questa era Ah, vivacità scusami, anemica 95-96, 3D invece mm, 38. i valori sono molto migliorati. Bene, prima di chiamare la mamma disincarnata, anzi la iniziamo a chiamare col portale aureo, causa esoterica dei gatti neri. Sì, il leone gli mandava i gatti neri, no? Si tratta comunque di felinoidi, e quindi come posso dire, questa entità eterica leone era in grado di attirare questi gatti neri perché sapeva che Terry li avrebbe interpretati con un'accezione un po' negativa, mettendo un po' di inquietudine dentro di lei, anche se Terry ama tutti gli animali, però sai, le metteva un po' d'ansia addosso. Chiamiamo la mamma. Viene con un secchio di biancheria da stendere. Eh, deve stendere questa biancheria. Quanti panni che ho steso. C'era sempre così tanta roba da lavare, dice. Vedo che però viene con pane, burro e marmellata per Terry. Ehm, hai bisogno una pausa, da questo film spietato che è La vita lì. Tieni, poi vedo che le riempie un bicchiere di latte di capra. Rifocillati, dice. Questo pane e marmellata l'ho preparato qui, nell'oltre. E ora che tu lo mangi, riesci a dissolvere la nebbia. Mangia, mangia, bambina mia, mangia. Cosa risponde la bambina sua? Vedo che l'ha in bocca. E poi ha tipo, non so se del miele o del ricostituente, una cosa del genere, no? Lo prende con un cucchiaino e le fa aprire la bocca. Vedo che piange Terry. Le piace questo momento di accudimento. La mamma è venuta dal portale aureo o non l'ha mai vista in vita sua? Io Diciamo penso così. dal portale aureo, sai? È Perché la mancata sento da... così carina, così bella. Bella, bella la sento. Allora la salutiamo. Vediamo come si congeda. Le lascia una saponetta alla viola, forse. Comunque viola, colore viola. E le dice, dormi sogni sereni, dandole una carezza. La salutiamo e chiudiamo il portale aureo. Sei una stellina, dice. Monica, come vedi Terry? E che anche grazie al fatto che la mamma gli ha detto sei una stellina, ancora più illuminata, come dalla luce di questa stella. Che messaggio vuole lasciarsi?
come se mi fossi risvegliata da un lungo sonno. Si sta stropicciando gli occhi, sta sbadigliando, si sta stiracchiando e dice mi sento più fresca. Questo è il messaggio che vuole lasciarsi. Sì, perché è come se si fosse svegliata, stesse iniziando a risvegliarsi. Ed è proprio animata, da un bel sentire, si sente in forza. Va bene, abbiamo finito.